Macaroni alla carbonara. Attenzione. Però non è pasta. È molto pericoloso parlare di carbonara in Italia. Lo so che si fa con il pecorino, però qua facciamo la nostra versione. Signori, bentornati a Barcellona. Non vediamo l'ora di entrare in questo posto per darvi l'idea di cosa stiamo parlando. 2 stelle Michelin, quinto ristorante migliore al mondo secondo la 50 Best. Aggiungiamo altro? Io direi di no, entriamo. Buenos días, bienvenidos. Oriol Castro. Un piacere. Francesca. Italiano, no? Fantastico. Estoy muy contento de que estén aquí. È passato il caposala a presentarsi, ci ha detto che ci arriverà un menù ad hoc per noi, che sarà un po' un misto dei 2 menù presenti qua, che sono un menù classico e un menù, quello che non è classico. Uva Charello Macabeo Perellada con un poco de Chardonnay estilo Brut. Es una bodega clásica. De hecho que, bueno, hablando de cava, no es cava, actualmente es Corpinat. Cava es el nombre muy genérico que acoge 7 denominaciones de España. Pero la mayoría llega de lugar determinado que es Penedés. Y los 10 productores de ahí, actualmente igual son 11, han decidido separarse un poquito para dar más como importancia del producto. Y es un cava totalmente ecológico, de uvas autóctonas, es un producto de alta calidad. Ah no, sono i tovaglioli, ok. Tutte le volte io confondo. Sono arrivati i tovaglioli e avevo subito l'ansia che era qualcosa di cibo da registrare, invece non erano i tovaglioli, stiamo calmi ragazzi. Non vi viene portato il menù perché l'idea è di stupirvi con i piatti che si susseguiranno, vi viene portato solo questo foglio che trasmette le emozioni che vi arriveranno con i piatti. Tutto bene Franci? Sei stato bravo? Iniziamo con una preparazione, facciamo adesso una sidra istantanea con ghiaccio secco e qua abbiamo succo di mela e liquore di mela. Questa reazione che potete guardare è che gli sta dando il carbonico. Ci manca solo un paio di minuti in tavolo, quando è pronta la servirò. Iniziamo con un cocktail classico, il Dry Martini. Lo abbiamo nella pipetta in base, lo prendiamo tutto e poi delicatamente con le dita prendiamo questa oliva speciale. Spero di aver capito che si fa così, ragazzi. E liquida, già non sbrigati perché altrimenti caput. A lei e tutta la sua famiglia. È un guscio esterno che si rompe e dentro c'è un succo di oliva. Continuiamo adesso, è il momento della sidra. Qua abbiamo Robero e lo affumicheremo bruciando prima i bicchieri. Così facciamo una sidra istantanea casolana affumicata. E sarà la nostra combinazione per il seguente piatto. Faccio una domanda. Voi avete visto mangiare a se stesso? No, mai. Mai, vero? Sempre quando andiamo in un ristorante guardiamo le persone che abbiamo davanti. È vero. Adesso lo capirai. Ci sarà lo specchio, eccolo qua. E abbiamo un surtido di snacks, questo con una base di parmigiano. Prima di tutto mangiamo sopra a sinistra, questo è un soufflé di parmigiano, poi andiamo in centro, crema di formaggio, parmigiano e poi l'altro morso con la perla di balsamico. Sopra a destra questo è un soufflé di curry. Andiamo giù a sinistra dove troviamo un foglio di oro con una crema di formaggio roquefort. La parte di sopra noci. E l'ultimo a destra una sferificazione di pesto. In tutti questi snacks con la sidra. In queste amuse-bouche si mangia mentre ci si guarda allo specchio. Il numero 2 è buonissimo perché sono varie consistenze di formaggio, di parmigiano se non sbaglio. Questo con il curry. È buono. Cremina di basilico, la cialda di formaggio, tutte buonissime. La mia preferita, quella col curry. Il tutto accompagnato dal sidro. Continuiamo con un'altra preparazione. Abbiamo il vodka macerato con tartufo nero. Questa è la combinazione del seguente piatto. Se volete prima assaggiare un po' con le labbra, sentire la note terrosa del tartufo e il vodka come alcol, come destillato, pulisce il grasso del piatto. Cocca pizza senza farina, come l'abbiamo conseguito con questo ingrediente. È asiatico, si chiama ovulato. Sono lamine molto fine di fecola di patate e nel forno suffla la parte della textura come una cocca pizza, per questo l'abbiamo chiamato di questa forma. Nel piatto abbiamo caviaroli di olio di arbettina, tartufo di estate con fiori e burratina. Vi raccomando di combinare con il vodka tartufo. È bellissimo ragazzi.
accompagnate con il drink. La combinazione top del tartufo qui e il tartufo qua. È una sfoglia ma super sottile. I 3 chef, Che sono, scusate vado a vederlo perché non me lo ricordo a memoria, Oriol Castro, Eduard Chatroux e Matteo Casanas, famosi per essere, passatemi il termine, i 3 moschettieri di Ferran Adrià, perché hanno lavorato con lui a El Bulli. non conoscete il Bulli? Ai 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 ai. El Bulli. E il Bulli. Vedrete dei piatti pazzi. Perché qui la cucina spagnola è sloca. So Blanc de Blancs from Le Gras. This is a vin cru located in Avis. Quite fresh, elegant and fine bubble. We are going to focus into this nice texture, this creamy part of a wine, because it complements really well the fat that you're having on the next 2 courses. Che vino pazzesco. Continuiamo con il canapé de caviar beluga, è il primo morso, e poi abbiamo queste broncine solide di burro fumicato. Allora ragazzi, abbiamo una cialda con sopra caviale beluga e burro con una forma che non ho mai visto in vita mia. Tutto molto delicato. Mi sono sporcato il naso. Il burro è una schiuma. Franci, fai attenzione perché è tutto super delicato. È un'impalcatura che è un attimo che fa il patatrack. Questo burro ha una consistenza che non comprendi. Adesso abbiamo il pane cinese del disfrutar. Dentro abbiamo caviar, beluga e crema acida. 2 prodotti freschi, abbiamo fritto il pane. Normalmente quando uno frigge il pane l'ingrediente di dentro è più caldo. Quello che abbiamo fatto è la simulazione della fermentazione di questa massa del pane con un sifone. Ragazzi, questo panino sembra un pianeta. È caldino, croccante. Vi faccio vedere la sorpresa. Ma non avevo capito che c'era una caverna interna col caviale, fantastico. Non è un pane, è una focaccina calda con dentro questa cremina. Ah, vabbè, cioè non questo per ora è il top del top. We're going to continue with Fino by Bodegas Tradición. This is the barrel number 69 out of the first criadera. We set this information so specific because it's a barrel that we have choose in the wine cellar, and then they shipped us a wine with this personalized label. We have choose this barrel in specific because it has developed intense flavors of toasted butter, like butter noisette, but also dried almonds. By adding this common flavor and nuances of the Fino sherries, the lack of acidity and this nice salty ending. Continuiamo con una immagine, la gilla classica del Paese Baschi. Troviamo la oliva, la piparra e un peperoni e anche l'acciuga. Nel piatto troviamo sgombro marinato a destra e a sinistra. Quella oliva del centro è come la dell'inizio. Questo pane è per sugare quegli ingredienti che abbiamo in tutto il piatto. Esatto, scarpetta, buon appetito. Scarpetta sdoganata anche da disfrutar. Conquisteremo il mondo con la scarpetta. Ragazzi, io me l'aspettavo divertente, è divertente. Sono molto contenta. Per questo piatto sono arrivate 2 posate che sono entrambi 2 cucchiai, perché ci si aiuta con un cucchiaio e l'altro. Prima con lo sgombro, raga, acido, piccante, con una consistenza piacevole sotto i denti. Un boccone di pesce stratosferico. Ultimo, ma in questo caso direi il più importante. Che bello, ragazzi. So we're gonna continue with the sake. The name of this sake is Biren 1999 and the style is a koshu. So koshus are aged sakes, but they never do the aging in any type of barrels. In this case, in open stainless steel tanks since 1999. As a result, we have oxidation. But then over the years, it developed this singular funky aroma. It smells like toasted caramel, shiitake mushrooms, or even soy sauce. It is really umami. Continuiamo con il brote di pino in tempura e poi abbiamo una foglia croccante di funghi porcini. Questi 2 anche fatto con il microonde. È arrivata una foresta sulla tavola. Salato, patatinoso e sa di pino. Diceva che aveva zero acidità. Praticamente sopra c'è una cremina, se ricordo bene, di funghi shiitake, una concentrazione di umami deliziosa. Il problema qual è? Che associo i vini in maniera completamente sbagliata. Qui c'era da bere il sake, ma io non voglio sentirmi in colpa e quindi finisco il vino di 2 piatti fa. Tuorlo di uova in tempura, lo troviamo sopra. Lo prendiamo con le dita e facciamo un morso per la metà per aprirlo. Però attenzione perché dentro il tuorlo è liquido. Mettiamo il tuorlo liquido dentro della uova, apriamo una gelatina dei funghi. Allora Giano, qua è un attimo che facciamo il casino. Questo piatto è un mini pollaio, è fantastico. Devi dare mezzo morso, dopo che hai dato mezzo morso rovesci il tuorlo dentro i funghi e mangi tutto con il cucchiaino. Questo lo mangio evidentemente.
Posso averne altri 12 di questi qua dopo? Il tuorlo d'uovo. No, vabbè, guarda dentro. Che cos'era questa cosa marrone che non ricordo? Tuorlo d'uovo caldo e funghi caldi. Wow. Facciamo che non inquadro quando ti sei leccata le dita. E qua abbiamo un piatto con una lente di ingrandimento per guardare questa foglia e abbiamo un camminante, un personaggio per guardare le dimensioni di questa foglia. La relazione con il piatto è per introdursi nella textura di questo pane di cipolla. È un omino. Sì ragazzi, adesso arriva il piatto e non è che mi mangio l'omino, cioè adesso arriverà un piatto. Prima si guarda con la lente di ingrandimento e poi si prende con le mani. Adesso ve lo metto a fuoco, ragazzi. Qua ci vorrebbe la lente macro. Franci, cosa stai facendo? Io li porto in maniera immersiva dentro il piatto. Oh, si scioglie tutto. Le dita in un 2 stelle Michelin. Previsto, ci hanno dato il permesso, lo chef all'ingresso ci ha dato il permesso. Sembra un alveare. È buonissimo. Sì, ma inciucciate le dita. Ma se avete un canale YouTube non fatelo che poi vi dissano. Paisellers Grifol de Clara. This is 100% white Grenache. It's a wine from Priorat region. The whole fermentation happens in the same barrel of the aging. That gives us a lot of body, creaminess, texture, but also the wine has started to lose acidity. It lost freshness. Maccheroni alla carbonara. Però non è pasta, questo è brodo di prosciutto iberico in forma di maccheroni gelificato con il parmigiano e la pancetta. Qua abbiamo la carbonara in schiuma infusionata con la pancetta. Mischierò un po' perché vogliamo assaggiare la textura e poi gratto il parmigiano. È molto pericoloso parlare di carbonara in Italia. Lo so che si fa con il pecorino, però qua facciamo la nostra versione. Il pepe lo lascio per voi. Allora ragazzi, se volete assaggiare la vera carbonara tradizionale, ci abbiamo fatto un video ad hoc. Se volete divertirvi, siete nel video giusto. Ce la facciamo a impegnarci e a evitare il dissing. Conto su di voi, per favore. Siamo in un ristorante 2 stelle Michelin, viva la creatività. Innanzitutto sono molto curiosa di capire la consistenza di queste penne, perché sono fatte di brodo gelificato. Ricordano la consistenza della pasta. È incredibile. Perché nella vita bisogna sperimentare, bisogna essere curiosi, aperti mentalmente. Sto dicendo tutte queste cose per evitare il dissing. Allora ragazzi, ok. Sono penne gelificate, vedete? Molto molto simili alla pasta. Il gusto ricorda molto la pasta alla carbonara. È un'interpretazione e secondo me è molto riuscita. So we're gonna continue with Vermouth. This is a vermouth of sake. The producer, his name is Antoni Campins. By using an ancestral and traditional way of vermouth, by adding more than 20 different aromatics, it's nice, sweet, bitter, it's herbal, it's really aromatic. We're gonna use it for much in just one plate. Questo ragazzi, da quello che ho capito, è una sorta di sake vermouth, quindi un mix delle due anime, fresco, aromatico, super piacevole. Continuiamo con asparrago. Questo piatto è molto freddo perché è ripieno di sorbetto di sparago. Si mangia di sotto, sopra, e quella parte aranciata alla punta li chiamiamo tuorlo di mandarina. È senza uova, lo chiamiamo per la sua textura. Mettiamo 2 litri di succo di mandarino e otteniamo tan solo 2 grammi di questo succo. È molto concentrato. Qua sopra sambuca e qua giù abbiamo macadamia grattata. Sorbetto di asparago, sambuca e noci di macadamia. È acida la sambuca, molto buono e molto spiazzante. Non ero stato attento, strano. Non avevo capito che non era un vero asparago, ma è un gelato di asparago. La cosa che invece ho capito è che questa parte arancione non è altro che una super riduzione di mandarino simile al tuorlo dell'uovo da un punto di vista di consistenza. Ora vediamo se riesco a farla partire e farla finire in giardino. Questo pistolino qui è un vero asparago. Allora, un sapore di mandarino fortissimo in bocca che chiaramente ci sta molto bene con l'asparago, totale. Next wine, the name is Pino 2020. Bodegas y Viñedos Ponce, the producer. This is 100% Bobal. It's one of those grapes that has been used since many years in order to produce bag-in-box wines or tons of different wines with no quality at all. So the seller in here, they're trying to reivindicate the wine and the grape, producing beautiful aromatic type of wine. You're getting a lot of pine
fine leaf nuances. It's quite minty, balsamic, it's juicy. Also has these herbal notes and this spice touch. Adesso abbiamo la multiesferificazione dei piselli. Sotto abbiamo un succo di butifarra nera e seppieta. Questo piatto si chiama seppieta alla catalana. Questi sono piselli sferificati, un brodino di salsiccia e delle seppioline. Oddio. È una collana. La fogliolina di menta sopra la seppia con i piselli, la sapidità della salsiccia, perché non era ancora stato utilizzato l'aggettivo sapido, quindi me lo gioco ora, lo rendono un piatto delizioso. Continuano i piatti con i doppi cucchiai. Prima di tutto dividiamo la collana. Mi chiedo come abbiano fatto a legare questi piselli insieme in stile collana, è veramente particolare. Qui un'altra scarpetta ci sarebbe stata bene, andrò di cucchiaio. Un cocktail, la margarita, lo troviamo dentro della ostrica, non c'è la ostrica dentro, questa è solo la margarita con un codium. Codium è l'alga e aria di sale. Si prende un po' per assaggiare e poi si mangia questo ravioli croccante verde di alghe con citriolo, sesamo e wasabi. Poi un po' di margarita e l'ultimo un umeboshi. L'umeboshi è fatto il classico con la pruna, in questo caso l'abbiamo fatto con lampone. Quindi prima si beve, poi si mangia, poi si beve e poi si mangia questa e poi si ribeve. E non so se vi rendete conto che cosa è arrivato. Iniziamo da qua e diamo un sorso, poi andiamo su questo, sa molto di mare il raviolo. L'ostrica invece è più citrica, vado di mani, vale andare di mani ragazzi. E poi rivado di ostrica. Forse il mio sapore preferito sta nel raviolo. Es un vino italiano de Lombardía. La zona vinícola es Valterino Superior Agromello, la uva clásica Nebbiolo, Hortensiolano 2018. Tenemos un vino con mucha frescura, tanino muy sutil y a la vez mucha evolución, que es la típica de Nebbiolo. Siendo vino joven, da sensación de vino mucho más envejecido. Eso nos provoca sensaciones especiales, como canela, regaliz, nota de pimienta. También hay sensación de parte terrosa o flores o hoja seca, ligeramente sanguíneo. Adesso abbiamo un piatto che si tratta di un sentimento, della parola paura. Portiamo questo piatto perché non si vede, dobbiamo indovinare di cosa si tratta. Si mette le mani alle 3. 1, 2 e 3. Devi dire cosa si tratta prima di... È tipo un gambero. Lo possiamo mettere adesso in piatto, si toglie la testa, si succa prima e poi si mangia il gambero. Adesso stiamo per portare un cucchiaio, alla fine si beve questo brodo della testa dei gamberi con pollo, ispirato in un piatto di mare e montagna. Come lo apre Franci, io non ho mai visto nessuno aprire un gambero come lo apre lei. Oh ragazzi, davanti a una telecamera non è facile, ok? Questo è il concentrato del gambero. Non abbiate fretta, tanto dovete andare a una festa. Sento che mi state mettendo pressione. Cosa fai, scarpetto? Scarpetto nel sughetto del gambero. Vado, che riduzione buonissima è questa qua. Questa è solo una dimostrazione che abbiamo le uova di oro e non voglio parlare molto di questo piatto e dovete indovinare. La mia raccomandazione è devi rompere questo tuorlo di oro e buon appetito. E allora non me lo faccio ripetere 2 volte. Secondo me non è uovo questo, si vede chiaramente. Sembra tuorlo ma non è. Mi sembra un succo di crostacei, mentre la parte bianca è albume. Pues sí, vamos a finalizar aquí la parte del menú salado con un vino emblemático de Torres, la bodega de Penedès. Es un Jalón Cabernet de 1997, creado en barrica y posteriormente creado también en el Magnum. Este tipo de crianza aporta extra complejidad. El vino está muy desarrollado, está a su punto de consumición muy óptimo, porque lo que nos da es expresión de cuero, de tostados, de especies, de tabaco, parte ligeramente ajerezada, que es sensación de uva seca. Blini ripieno di foie gras e pigione e sopra abbiamo il tartufo. Allora, odore di tartufo a manetta. La manetta fa base della classificazione degli odori del tartufo. Ragazzi, informatevi. Ha una nota di dolce. Questo è un insieme di foie gras, tartufo, piccione anche, giusto? Sì, brava, un boccone di Francia. Grazie del suggerimento. L'ultimo piatto della parte salata del menù, questo è il pigione con kombu. Kombu è l'alga nera e quella crema bianca è amasake, è la fermentazione del riso. Qua sopra abbiamo pera nashi. Questo pigione l'abbiamo marinato 48 ore con amasake, per questa forma è molto tenero. Molto tenero, e questa nappatura marrone che vedete, viscosa, con una nota marognola, molto
molto gradevole. Un plauso per la parola viscosa, new entry di questo canale. Voi non ve ne rendete conto, ma io sono fisso con la mano destra sulla macchina perché devo tenere d'occhio la cucina nel caso arrivassero dei piatti. We are working in a technique that was developed 1 year ago in order to de-alcoholize the wines. We extract the alcohol from every single one of the bottles. As you're having today, 11 different glasses, 11 different bottles of wine. This is 100 grams of alcohol per person that we're serving on the wine pairing. So clearly, it's the thing that we're not serving of the person that doesn't want to have the alcohol and is getting this de-alcoholized pairing option. We design different labels for every single of the wine. Glass on your right has no alcohol, and glass on your left will have. You're gonna taste the same wine. This is a type of a sherry. We suggest to start having first the de-alcoholized wine. Clearly, you'll find that there's a lack of volume, but we don't really want to say that this elaboration is better than the other one. Then you're gonna move to the normal one. Adesso abbiamo un pre-dolce, la riflessione di noci, perché dobbiamo riflessionare che tan dura è questa parte che dobbiamo rompere. Giano mi sta perdendo un attimo di lucidità, non ha capito la spiegazione dei vini, non ha capito che deve rompere la noce e da qui in avanti non potrà che andare sempre peggio. Praticamente il destino di questo canale è tutto sulle mie spalle. Potevi limitarti a dire il destino di questo video, no? Il destino di questo canale. Devo rompere la noce. Ammetto che effettivamente nell'ultima spiegazione dei vini non ho capito tantissimo. Ho bevuto 117 vini, mettetevi nei miei panni. Beh, dovrebbe essere abbastanza facile, faccio così. Estraggo. Ma aspetta, ma è una finta noce. Questo devo scartarlo, lo mangio così. Mangiano tutto. Vado. E poi mangia anche... Sembra una pera. Oppure del formaggio. No, brava, è formaggio. Mi chiedo come abbiano fatto a richiudere tutto dentro. L'hanno incollata questa noce. Ah, vedi che però si vede un pertugio qua dentro. Chiudo perché ho paura che le stronze lumachine... Su quest'ultima descrizione dei vini secondo me ho perso qualche colpo. Ti farò spiegare meglio il tutto da Franci, che secondo me ha ascoltato meglio. Uno è alcol free, che è molto molto piacevole e ha mantenuto tutti gli aromi. E uno è la versione standard. Sono molto piacevoli entrambi, sia nella versione senza alcol che in quella con l'alcol. Abbiamo visto che dentro aveva un pezzo di formaggio di Asaval, che è un formaggio affumicato tipico del Paese Baschi, e una noce di oro. In questo caso nel piatto abbiamo questo formaggio in schiuma, sotto una noce tendera, sopra un caramello salato di praline di noci e a destra e a sinistra quello che abbiamo rotto. Abbiamo preso la noce verde dell'albero e l'abbiamo passato tutti i giorni durante un mese in acqua, ossia l'abbiamo tolto la stringenza, l'amargore. Questo è il di sinistra nel piatto. Invece quello destra l'abbiamo messo in ratafia, tipico liquore catalano di noci con erbe. Questa è una crema di formaggio salata, non è dolce. The last wine of the pairing, Malus Mama from 2013. It is not a wine, this is a cider. Iñaki is the person who is making this. He's working with different varieties of apples. I think it's nice to see the sourness, the sweetness, plus the intense acidity that you will find in this cider. Citriolo hoisin. La salsa hoisin è una salsa tipica asiatica, agridolce. In questo caso troviamo una crema di miele, citriolo, granizzato di zenzero, menta e cortezza di maiale. Proseguiamo col gioco del doppio e cucchiaio che mi piace molto, ragazzi. Bello, buono perché ha in bocca diverse consistenze. Questa qua è la cotenna di maiale. Ah, ecco, ma infatti sentivo un gusto che era mio amico. Era la cotenna di maiale. È molto fresco e piacevole. Non avrei mai detto che il maiale ci potesse star bene in un dolce. Ha il suo senso, dà quel tocco sapido che esalta tutti i gusti. Ma basta! Netto di gelato di sesamo nero, sesamo caramellizzato, abbiamo dentro yogurt e fragolina di bosco. Non è la prima volta che assaggiamo il gelato al sesamo nero, è buonissimo. Taco marshmallow, la parte della massa del taco è fatto di marshmallow e nell'interiore abbiamo un mango con crema di vanilla e a destra un lychee. Questo lychee è come granizzato in forma di lampone. Il tacos è mollissimo, è un tacos di marshmallow, super morbido. Questo è ghiacciato, questo serve per pulirsi la bocca.
Allora ragazzi, siamo passati nella terrazza, che è la parte adiacente al ristorante. Bombone di cioccolato ripieno di frutta della passione. Poi abbiamo queste arachidi, marshmallow di lampone, la rocca verde di temaccia con yuzu e la pietra di zenzero e cioccolato. Questa qua si mangia? Sì, sì. Ok, sembra un sasso. Mentre chiudevamo ragazzi è arrivata la piccola pasticceria. L'esperienza è stata super. Franci, mi slitta un po' la lingua, vuoi parlare tu? Allora, parliamo della location, molto bella. Fronte strada non sembra una location particolarmente impattante. Dentro è molto luminosa, con una terrazza molto carina. Ci è piaciuto molto perché è molto accogliente. Il menù, mi viene a starnutire. Che poi non riesco a capire perché devi continuare a riprendere, porca miseria. Tipica scuola spagnola e un menù che punta a stupirti, sicuramente di impronta mediterranea, gusti che noi conosciamo bene, l'abbiamo giudicato molto interessante. Io posiziono questo posto tra i migliori che ho mai provato. Ho apprezzato molto questa cucina, secondo me dovremmo provare più ristoranti stellati, barra 50 best, quello che volete, qua in Spagna. Servizio. Abbiamo creato un po' di scombuglio perché abbiamo chiesto che i piatti ci venissero descritti in italiano, di modo tale che il video fosse più fruibile. Sono stati così gentili da venirci incontro, non possiamo che averne un giudizio positivo. Di conto abbiamo pagato 580 euro. Ogni menù costava 235 euro più accompagnamento vini. Ci hanno scontato i 2 bicchieri di cava iniziali più l'acqua. Quindi ragazzi vi possiamo dire come al solito che speriamo che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro su Instagram trovate le instagrammate di Franci fatte durante questo pranzo. Eccezionali. Mi posso spendere questa cosa o non è vero, Franci? È vero, è vero. È vero. Iscrivetevi, condividete, accendete la campanella, fate un po' tutto quello che vi pare a voi e noi ci vediamo. Franci? Al prossimo video. Ciao.